Facciamo un punto sul mercato nerazzurro perché ieri è stata una giornata molto movimentata in Viale della Liberazione e come vi avevamo anticipato siamo nel pieno di una settimana molto molto intensa, quindi ben ritrovati a tutti voi amiche e amici nerazzurri qui su Passione Inter in questo nuovo contenuto nel quale vi proporrò appunto delle piccole pillole di mercato con tutti gli aggiornamenti e le novità delle ultime 24 ore. Prima di cominciare però io come sempre vi invito a continuare a supportare il progetto Passione Inter con un mi piace a questo contenuto, l'iscrizione al canale per chi non l'avesse ancora fatto e poi per tutti gli aggiornamenti veramente H24 vi aspettiamo nel club di Passione Inter, passioneinter.club. E allora iniziamo con quello che dovrebbe essere di fatto il secondo acquisto di questo mercato estivo per l'Inter, perché il primo è stato fatto con Aleksandar Stankovic avendo esercitato la clausola di recompra per il centrocampista nerazzurro. Il nome che in questo momento è molto vicino all'Inter è Provedel, Ivan Provedel, che dovrebbe arrivare come secondo portiere dell'Inter, quindi come vice Josep Martinez, ma adesso ne parliamo perché nel pomeriggio di ieri l'agente del giocatore Gianni Rava si è insomma recato in sede dell'Inter per i dialoghi con il club. Già nei giorni precedenti vi avevamo detto che c'erano stati insomma dei dialoghi tra la Lazio e l'Inter per intavolare questa trattativa. Ieri si sono incontrati appunto il club con il rappresentante del giocatore, con l'agente del giocatore. Si sta cercando un punto di incontro con l'Inter che mette sul piatto un'offerta da circa 2, 3 milioni di euro. Si deve colmare una piccola distanza che c'è con il club biancoceleste che invece richiede sui 5 milioni, quindi è una distanza comunque molto facilmente colmabile, se vogliamo metterla così. Si arriverà probabilmente ad una via di mezzo, però ecco l'Inter comunque non vuole fare un grande investimento, anche perché in teoria stiamo parlando del secondo portiere, in teoria si è deciso, o meglio è stata una richiesta esplicita di Octree, di magari evitare di investire sul reparto portieri proprio perché aveva l'Inter già investito su Josep Martinez in precedenza, aveva acquistato Josep Martinez, quindi si è deciso di puntare su questo giocatore con l'addio di Sommer e serve fondamentalmente un vice che vada a supporto. Anche se io continuo a dire che non è così scontato che Provedel possa arrivare per fare il vice Martinez. Sicuramente in un primo momento sì, però stiamo parlando comunque di un portiere che ha alle spalle una lunga esperienza in Serie A ed è un portiere che per me potrebbe anche insidiare, come vi avevo detto anche in diretta, la posizione di Martinez, ma questo dipenderà da una serie di fattori e vedremo ovviamente nel caso in cui dovesse arrivare il giocatore poi come saranno effettivamente le gerarchie. Provedel vuole l'Inter, ha già rifiutato anche qualche offerta da altri club italiani come il Bologna. Provedel che tra l'altro è utile anche per le liste, per il vivaio italiano, quindi anche questo è un fattore da tenere in considerazione e come ho detto portiere italiano, portiere che conosce la Serie A, portiere comunque con esperienza, che ha sempre giocato comunque in un club come la Lazio che ha avuto modo di, come dire, scendere in campo anche su palcoscenici europei, quindi è abituato anche a contesti che vanno oltre il contesto italiano e oltre il contesto della Serie A, quindi in questo momento si sta cercando un punto di incontro, ma diciamo che la direzione è una direzione positiva e quindi dovremmo essere vicini, ecco, a chiudere per questo acquisto. Intanto vi chiedo, prima di continuare ad andare avanti, se come insomma ne abbiamo anche discusso più volte in diretta, però se è un nome che può piacervi, perché del discorso portiere si è parlato tanto, sembrava che l'Inter dovesse fare un investimento diverso su Vicario, la scelta poi è stata quella di proseguire con Martinez. Ecco, diciamo che scegliere un secondo portiere comunque d'esperienza e un secondo portiere che ha avuto appunto alle spalle tanti anni in un club italiano, in un club di Serie A come la Lazio, secondo me è una mossa comunque intelligente dell'Inter che potrebbe pagare e potrebbe dare appunto anche a Martinez un vice, tra virgolette, comunque d'esperienza, quindi serve sempre, nel momento in cui appunto si decide comunque di non
destinare una fetta di budget per un acquisto, rilevante, ecco, un po' più rilevante per la porta. Parlo di acquisti di primi portieri ovviamente, non di secondi. A proposito di agenti in sede, sempre in queste ultime ore un altro agente che si è recato in sede Inter è stato Tullio Tinti, che è l'agente anche, di Bastoni, e ha annunciato fondamentalmente la permanenza del giocatore in nerazzurro. Bastoni che prima dell'inizio del anzi no, non è ancora iniziato il calciomercato, però prima della fine, ecco, del campionato sembrava dovesse essere il giocatore destinato a partire per primo. In realtà quello che ha detto la gente, quelle che sono le notizie che ci risultano nelle ultime settimane, Bastoni è tutt'altro che lontano dall'Inter, quindi c'è la voglia di proseguire insieme con questo giocatore, tante dichiarazioni da Marotta ad Ausilio che insomma ci hanno fatto, appunto, comprendere quanto peso, abbia questo giocatore, nonostante tutti noi ne fossimo consapevoli, però ecco, anche il club, ritiene comunque Bastoni un giocatore fondamentale. L'agente Tullio Tinti ieri ai microfoni, insomma, dei colleghi sotto la sede dell'Inter ha ribadito che il giocatore resterà all'Inter, ha anche aggiunto ovviamente che nel calcio può succedere di tutto, quelle parole di circostanza che comunque, di solito si dicono in questi contesti, però ha detto: "Bastoni è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti, ha un contratto, è felice, è un problema che non c'è mai stato". Poi è normale che ci siano sicuramente degli avvicinamenti o comunque che ci sia dell'interesse da parte di altri club, perché parliamo comunque di un giocatore molto molto importante, però ecco la sensazione è che rimanga all'Inter. Quindi su Bastoni in questo momento sul mercato è difficile dire di poterci mettere la mano sul fuoco, però possiamo dire che quella paura che abbiamo avuto, nell'ultima parte del campionato, secondo me possiamo al momento accantonarla, e Bastoni probabilmente farà parte della nostra, difesa per la prossima stagione. Una piccola parentesi sul mercato che forse se ne parla poco, però secondo me sono discorsi da inserire, perché comunque sono notizie, che servono un po' anche a capire quello che succede intorno a noi, e non solo intorno a noi, anche che ci riguarda da vicino, perché 2 giocatori, sono stati riscattati dai rispettivi club. Parlo di Akin Sammiro al Pisa e parlo di Sebastiano Esposito. Parto dall'ultimo perché, Sebastiano Esposito è in prestito anzi al Cagliari, in prestito gratuito, che però si sarebbe trasformato in prestito con obbligo di riscatto nel caso di salvezza del Cagliari. Così è andata, quindi, l'Inter in questo momento incasserà 4.000.000 da questo riscatto del giocatore, e poi comunque manterrà un 40% sulla futura rivendita. Quindi in questo momento incasserà 4.000.000 per il giocatore, e poi vediamo in base a quello che sarà il destino, ecco, del fratello del nostro Pio Esposito, anche lui comunque cresciuto nell'Inter, anche lui comunque con una storia nerazzurra alle spalle. L'altro giocatore invece è Akin Sammiro, che verrà probabilmente riscattato dal Pisa, che verserà 6.000.000 per il riscatto del centrocampista, anche se l'Inter valuta il controriscatto da 7.500.000, ecco, mettiamola così. Quindi di fatto, poi sarà il Pisa ad incassare circa 1.500.000 da questa operazione, però appunto si terrà il giocatore dopo la stagione, ecco, in prestito al Pisa, all'altro club nerazzurro. Quindi rimane in nerazzurro comunque Akin Sammiro, e prosegue la sua esperienza con il Pisa. Quindi una parentesi che secondo me era doverosa, perché comunque anche la questione riscatti magari potremmo anche approfondirla in un altro, contenuto. In realtà parliamo spesso, nella nostra rubrica degli interisti on the road, di quello che succede ai giocatori in prestito. Magari possiamo approfondire, ecco, anche questi discorsi legati ai riscatti dei giocatori. Arrivo adesso a quello che forse è il tema principale di questo contenuto, ed è una voce, un'indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore, che volevo commentare con voi, perché in questo momento facciamo cronaca e poi ci discostiamo un po' dalla cronaca, perché si parla di questo scambio fra Tesi Cambiaso, con Cambiaso che sarebbe stato individuato dall'Inter come possibile alternativa a Palestra. Sapete che la trattativa Palestra, e faccio una parentesi molto breve, in questo momento è in stallo perché c'è una distanza tra l'Atalanta e l'Inter, quindi tra richiesta e offerta. Non voglio ripetermi, la situazione è sempre quella e nelle ultime ore non è cambiata, nonostante arriva il fatto che l'Inter possa alzare un po'
la cifra, però dall'altra parte c'è una richiesta importante dell'Atalanta. Sapete che insomma vi abbiamo portato qui sul nostro canale il corrispondente dell'Atalanta per il Corriere dello Sport, ci ha parlato addirittura di 60 milioni trattabili, quindi è una cifra veramente molto distante la distanza, molto importante la distanza è molto, molto ampia. Quindi, si sta parlando di questo eventuale piano B, per eventualmente coprirsi le spalle nel caso in cui la trattativa con Palestra non dovesse poi andare a buon fine, e in questo momento si parla di uno scambio tra Frattesi e Cambiaso, perché Frattesi avrebbe messo tra i club, insomma, come possibile destinazione anche la Juventus per la presenza di Luciano Spalletti, e l'Inter si sarebbe interessata, ecco, a Cambiaso per intavolare questo possibile scambio. Qualcuno dirà: "Ma Cambiaso non gioca a sinistra, Cambiaso gioca anche a destra". Non è quello il discorso, non è tanto il ruolo del giocatore, secondo me è, e qui vi dico una mia personale opinione, poi aspetto quello che insomma le vostre considerazioni nei commenti, senza ovviamente andare in controtendenza rispetto a quello che dicono i colleghi, che ovviamente rispetto totalmente e plausibilmente sarà così. Secondo me però questo scambio cozza un po', e soprattutto il nome di Cambiaso, cozza un po' con quelle che erano state anche le dichiarazioni di Ausilio, che non ricordo in quale intervista, visto che recentemente ha parlato, ecco, a più microfoni se vogliamo, forse a Supernova, nel podcast di Alessandro Cattelan, aveva detto che l'Inter avrebbe fatto comunque un acquisto per la corsia di destra sulla scia dei vari Hakimi, Cancelo, Dumfries. Quindi il profilo di Cambiaso, ovviamente col tutto il rispetto, secondo me si discosta un po', ecco, da questa tipologia di giocatori. Non dico che Palestra sia un giocatore già a livello dei nomi che ho appena citato, ci mancherebbe altro, però Palestra è quell'acquisto che, tu fai un po' in prospettiva, se vogliamo, e quindi in questo momento punti sul talento. È un giocatore che sembra dal primo anno in Serie A comunque aver, dimostrato, poi non vale 60 milioni per quel che mi riguarda, ma ripeto è un mio personalissimo parere, però ecco è un acquisto diverso rispetto magari a un acquisto come potrebbe essere quello di Cambiaso. Quindi per me questa notizia cozza un po' con quelle che erano state le dichiarazioni di Ausilio. Se si vuole fare un acquisto in quella scia lì, quindi Hakimi, Cancelo, Dumfries, il nome di Cambiaso sinceramente è quello che mi lascia un po' più interdetta, perché onestamente mi sembra un po' strano, ecco, che possa essere quello il profilo individuato dall'Inter. Poi è vero che nel momento in cui devi muoverti per un piano B è sempre difficile mantenere lo stesso standard, però è anche vero che mi sembra abbastanza improbabile in questo momento, ma ribadisco, questa è la notizia che tra l'altro ha riportato anche Repubblica, quindi, lungi da me, contraddire i colleghi, però la mia considerazione personale è che mi sembra un po' strano che sia questo il profilo, ecco, individuato, dall'Inter. Frattesi ovviamente rimane sul mercato, Frattesi è un giocatore che sicuramente sarà in uscita, da capire la destinazione, potrebbe, ecco, sicuramente inserirsi in qualche trattativa, non so se appunto in questa nello specifico, però sicuramente Frattesi resta un giocatore, in uscita. Fronte Solé, visto che comunque è un giocatore che, è menzionato molto nelle ultime ore, non abbiamo notizie in questo momento, nel senso novità, non notizie, quindi si rimane sempre sul discorso che l'Inter comunque ha puntato su di lui come innesto per la difesa. Si sta discutendo di una formula con la formula di un prestito con obbligo di riscatto. E siamo su quella scia lì, quindi ho parlato di Provedel come nome vicino all'Inter, anche Solé in questo momento resta comunque un nome che potrebbe avvicinarsi, e questa settimana potrebbe concludersi già con qualche novità in più al riguardo. Per altre novità ovviamente ci sentiamo poi in diretta anche alle 19:30 qui su Passione Inter, quindi vi aspetto come sempre nel solito appuntamento nel quale poi approfondiremo un po' tutto e magari riusciremo ad andare nel dettaglio anche di qualche questione, quindi mi raccomando, risintonizzatevi anche alle 19:30. Prima di chiudere, come sempre, io vi ricordo che, noi cerchiamo ogni giorno di tenervi aggiornati su quelle che sono le notizie reali e su quello che veramente, insomma, capiamo che possa essere qualcosa di effettivo, piuttosto che
sparare nomi tanto per avere la vostra approvazione. Questo lo ribadisco ad ogni video perché secondo me è importante, visto che in tanti sono a caccia del nome di mercato, però come ho detto noi preferiamo, perlomeno qui su Passione Inter, essere trasparenti, quindi lo voglio specificare. E insomma vi aspetto più tardi 19:30 su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.